Ciao a tutti, benvenuti su Italian Pod. Io sono Alessia. E io sono Giovanni. Oggi affrontiamo uno dei temi più temuti da chi studia italiano: passato prossimo contro imperfetto. Già, è quel momento in cui cominci a raccontare qualcosa che ti è successo e ti blocchi. Aspetta, qui quale uso? Era andavo o sono andato? Esatto. E la cosa buffa è che spesso gli studenti creano frasi tipo «Ieri, mentre ho mangiato la pizza, ero sempre felice». Tecnicamente hai usato due tempi passati, ma suona strano, no? Stranissimo. Perché? Perché questi due tempi hanno ruoli diversi, non sono intercambiabili. Lavorano insieme per costruire la tua storia, ma ciascuno fa il suo lavoro. Oggi vi spieghiamo quando usare l'uno e quando l'altro, senza formule complicate. Useremo una storia, degli esempi concreti e 3 domande semplici che vi aiuteranno sempre a scegliere il tempo giusto. Quali sono queste 3 domande? Numero 1. Sto parlando di un'azione lunga o di un evento puntuale? Numero 2. Descrivo il contesto oppure racconto cosa è successo? Numero 3. Parlo di un'abitudine o di un fatto specifico? Tenetele a mente. Partiamo dal primo punto fondamentale, i ruoli. Dimentichiamo per un attimo le definizioni da grammatica, pensiamo invece a una metafora. Se il passato fosse un film, L'imperfetto è la scenografia, è l'atmosfera, la luce, i rumori di sottofondo. Ti racconta com'era la situazione. ad esempio, pioveva, la gente camminava per strada con l'ombrello, i negozi erano aperti e dalle finestre usciva musica. Tutto questo è sfondo, sono azioni in corso, ma non sappiamo esattamente quando sono iniziate o finite. Il passato prossimo invece è l'azione principale, è quello che fa andare avanti la trama. Improvvisamente un uomo è scivolato sul marciapiede bagnato, è caduto e ha perso le chiavi. Ecco, vedi la differenza? Quelle azioni sono finite, sono eventi precisi, interrompono lo sfondo che l'imperfetto aveva creato. Quindi la regola base, quella che dovete ricordare sempre, è questa. L'imperfetto descrive la situazione in cui qualcosa è accaduto. Il passato prossimo dice cosa è accaduto in quella situazione. Facciamo un esempio ancora più semplice. Ascoltate la differenza di tono. Voce tranquilla, descrittiva. Era una bella giornata. Luca camminava nel parco e ascoltava musica. Qui uso solo l'imperfetto, perché sto descrivendo. È tutto sfondo. Niente succede ancora. All'improvviso ha visto un suo amico e lo ha chiamato. Qui cambio tempo, passato prossimo, perché succede qualcosa di specifico che rompe quella tranquillità. Notate come i due tempi collaborano. L'imperfetto prepara la scena, il passato prossimo fa entrare l'azione. Ora prendiamo una storia vera e propria e vediamo come funzionano insieme. Vi presentiamo Anna e Marco, 2 amici di infanzia. Scena 1. Le estati al mare. Da bambini, Anna e Marco andavano sempre al mare d'estate. L'acqua era calda e loro giocavano per ore sulla spiaggia. Notate? Tutti i verbi all'imperfetto. Andavano, era, giocavano. Perché? Perché stiamo parlando di un'abitudine, qualcosa che succedeva ogni estate, non un giorno specifico. È un ricordo generale, una routine del passato. Non c'è un momento preciso, è una ripetizione. Ma adesso cambiamo scena. Scena 2. Il giorno della tartaruga. Un giorno, quando avevano circa 12 anni, Avevano è imperfetto, giusto? Perché la loro età fa parte dello sfondo, della descrizione. esatto, quando avevano 12 anni è successo qualcosa di speciale. E successo, invece, è passato prossimo. Perché? Perché stiamo introducendo l'evento chiave, quello che rende quel giorno diverso da tutti gli altri. E ora arriva il bello. Mentre nuotavano, Imperfetto, azione in corso, come uno sfondo. hanno visto una tartaruga marina. Passato prossimo, l'evento specifico che interrompe il nuotare. Vedete come si intrecciano. Lo sfondo continua con l'imperfetto, poi entra l'azione con il passato prossimo. Scena 3. Descriviamo i personaggi. Com'erano fatti? Anna portava sempre un cappello a falda larga, Marco aveva gli occhiali da sole rotti. Tutto imperfetto. Perché? Perché stiamo descrivendo delle caratteristiche fisiche, delle cose che erano vere in generale in quel periodo. E la tartaruga?
Era bellissima e nuotava lentamente. Di nuovo descrizioni e azioni continuate. Imperfetto. Ora, scena 5. Cosa hanno fatto dopo? Qui cambia tutto. Sono corsi a riva, hanno preso la macchina fotografica e sono tornati in acqua. Notate? Solo passato prossimo. Sono corsi, hanno preso, sono tornati. Una sequenza di azioni finite, una dopo l'altra. È come una lista di eventi. Ognuno è completo, finito. Non c'è sfondo qui, solo movimento, solo trama. Questo è un punto importante. Quando raccontate una serie di azioni che si susseguono, usate il passato prossimo. Mi sono svegliato, ho fatto colazione, sono uscito. Boom, boom, boom. Perfetto. Quindi ricapitoliamo questo primo blocco prima di andare avanti. L'imperfetto vi serve quando descrivete il tempo, le persone, le atmosfere, quando parlate di abitudini passate, andavo a scuola ogni giorno, e quando c'è un'azione in corso, mentre studiavo, mentre leggevo. Il passato prossimo invece lo usate per eventi specifici e finiti. Ieri ho mangiato al ristorante. Per azioni che interrompono lo sfondo. Stavo dormendo quando è suonato il telefono. E per serie di eventi consecutivi. Mi sono alzato, mi sono vestito, sono uscito. Se fin qui vi è tutto chiaro, lasciateci un like, ci aiuta tantissimo a capire che il contenuto vi è utile. Nella prossima parte vedremo le parole segnale, quegli indizi che vi aiutano subito a capire quale tempo usare, e faremo degli esercizi pratici insieme. Per ora fermiamoci qui. Riascoltate questa parte se serve, perché è la base di tutto. Nella parte 1 abbiamo visto i ruoli. L'imperfetto descrive lo sfondo, il passato prossimo racconta gli eventi. Adesso vi diamo degli strumenti pratici per capire subito quale tempo usare. Esistono delle parole, dei segnali linguistici, che quasi sempre si accompagnano a uno dei due tempi. Sono come delle bandierine che vi dicono «Ehi, qui probabilmente serve l'imperfetto», oppure «Qui serve il passato prossimo». Non sono regole assolute, ma funzionano nel 90% dei casi. Cominciamo con i segnali dell'imperfetto. Primo segnale, mentre. Questa parola introduce quasi sempre un'azione in corso. Mentre leggevo il giornale, mentre aspettavo l'autobus. Secondo, quando, seguito da un periodo lungo. Quando ero piccolo. Quando vivevo a Roma. Qui state descrivendo un periodo della vostra vita, non un momento specifico. Altri segnali classici, tutti i giorni, spesso, di solito, sempre, da bambino, ogni estate. Tutte espressioni che indicano ripetizione, abitudine. Ogni estate andavamo al mare. Di solito mangiavo alle 8. Imperfetto. Facciamo un esempio completo. Quando ero studente andavo all'università in bicicletta. Di solito arrivavo verso le 9 e studiavo in biblioteca fino a sera. Tutti verbi all'imperfetto, giusto? Perché stai descrivendo com'era la tua routine in quel periodo. Ora passiamo ai segnali del passato prossimo. Primo, improvvisamente o all'improvviso. Queste parole indicano qualcosa che è successo in un momento preciso, che ha interrotto una situazione. Improvvisamente è caduto il vaso. All'improvviso ha iniziato a piovere. Altri segnali, poi, subito dopo, ieri, stamattina, la settimana scorsa, alle 3 in punto, una volta quando indica un episodio specifico. Ieri sono andato dal dentista. Poi ho fatto la spesa e sono tornato a casa. Tutto passato prossimo, perché stai raccontando una sequenza di fatti di ieri. Però attenzione, c'è una parola traditrice, quando. Può accompagnarsi a entrambi i tempi, dipende dal contesto. Esatto. Quando ero piccolo è imperfetto, perché parli di un periodo lungo della tua vita. Ma quando è squillato il telefono è passato prossimo, perché parli di un momento preciso, un evento. La differenza è questa: periodo lungo contro momento specifico. Se puoi sostituire quando con nel periodo in cui, usa l'imperfetto. Se puoi sostituirlo con nel momento in cui, usa il passato prossimo. Facciamo un esempio con entrambi. Quando studiavo all'università, una volta è successo qualcosa di strano. Perfetto. Quando studiavo è imperfetto, periodo lungo. È successo, è passato prossimo, evento specifico. Ora vi diamo una lista rapida che potete riascoltare ogni volta che avete dubbi. Imperfetto. Mentre. Quando periodo. Tutti i giorni.
spesso, di solito, sempre, da bambino, ogni volta che, solitamente. Passato prossimo, improvvisamente, all'improvviso, poi, subito dopo, ieri, stamattina, la settimana scorsa, un giorno specifico, alle 3 in punto, una volta, episodio specifico. Adesso mettiamoci alla prova. Vi leggiamo 3 frasi con un verbo mancante. Voi provate mentalmente a dire il tempo giusto. Poi vi diamo la soluzione. Frase 1. Mentre io, qui c'è il verbo guardare, la TV, mio fratello, qui c'è il verbo entrare, in salotto. Fate una pausa. Pensateci. Quale tempo usate per guardare e quale per entrare? Soluzione. Mentre io guardavo la TV, mio fratello è entrato in salotto. Perché? Guardavo è imperfetto. Azione lunga in corso. È entrato è passato prossimo. Evento che interrompe. Frase 2. Da piccolo, qui c'è il verbo giocare, sempre a calcio. Pensateci. C'è un segnale molto chiaro qui. Soluzione. Da piccolo giocavo sempre a calcio. Imperfetto. Perché? Da piccolo e sempre sono 2 segnali fortissimi di abitudine passata. Frase 3. Ieri, qui c'è il verbo andare, al supermercato e qui c'è il verbo comprare, la frutta. Ultimo tentativo. Quale tempo? Soluzione. Ieri sono andato al supermercato e ho comprato la frutta. Passato prossimo per entrambi. Perché? Ieri è un segnale chiaro e poi stai raccontando una sequenza di eventi specifici. Come ve la siete cavati? Se avete sbagliato non vi preoccupate, riascoltate la parte sui segnali e rifate l'esercizio. Il trucco è esercitarsi. Provate a raccontare cosa avete fatto ieri, usando entrambi i tempi. Ieri mattina mi sono svegliato alle 7. Fuori pioveva e faceva freddo. Ho fatto colazione e poi sono uscito. Vedete? Si alternano naturalmente. Pioveva e faceva descrivono lo sfondo. Mi sono svegliato, ho fatto, sono uscito, raccontano le azioni. Un ultimo consiglio pratico. Quando raccontate una storia, iniziate sempre con l'imperfetto per creare l'atmosfera. Era sera, ero stanco, camminavo verso casa. E poi inserite il passato prossimo per far succedere qualcosa. Improvvisamente ho sentito un rumore e mi sono girato. La combinazione dei 2 tempi rende il racconto vivo, cinematografico. Se usate solo l'imperfetto, tutto sembra lento e descrittivo. Se usate solo il passato prossimo, sembra un elenco telegrafico. Insieme, invece, creano ritmo, equilibrio. È come in musica, serve la melodia e serve il ritmo. Bene, abbiamo finito anche questa seconda parte. Nella prossima, l'ultima, faremo un esercizio più lungo e vi daremo consigli su come praticare nella vita quotidiana. Vi racconteremo una storia completa, frase per frase, e vi spiegheremo ogni volta perché usiamo un tempo invece dell'altro. La storia si intitola Il compleanno dimenticato. Pronti? Era il 15 marzo. Imperfetto. Perché? Sto introducendo la data. È parte dello sfondo temporale. Maria si svegliava sempre alle 7. Imperfetto. Abitudine. Sempre è il segnale. Quella mattina, però, si è svegliata alle 8. Passato prossimo. Perché? Questa volta è diverso dal solito. È un fatto specifico di quel giorno. Fuori pioveva e il cielo era grigio. Imperfetto. Descrizione del tempo meteorologico e dell'atmosfera. Maria si è alzata in fretta, ha fatto colazione e si è vestita. Tutto passato prossimo. Sequenza di azioni completate, una dopo l'altra. Mentre usciva di casa, ha ricevuto un messaggio. Ecco, qui si mescolano. Usciva è imperfetto, azione in corso. Ha ricevuto è passato prossimo, evento che interrompe. Il messaggio diceva «Buon compleanno!» Imperfetto. Perché? State riportando cosa conteneva il messaggio. È una descrizione del suo contenuto. In quel momento Maria ha capito. Aveva dimenticato il suo compleanno. 2 tempi diversi qui. Ha capito è passato prossimo, il momento della realizzazione. Aveva dimenticato è trapassato prossimo, ma questo è un altro argomento. Fermiamoci un secondo sul trapassato prossimo, anche se non è il tema di oggi. Si usa per eventi ancora più indietro nel passato.
Aveva dimenticato significa che il dimenticare è avvenuto prima del capire. Giusto, ma restiamo sul nostro tema. Maria era contenta, ma anche un po' imbarazzata. Imperfetto. Descrizione di stati d'animo. Ha chiamato subito sua madre e le ha detto «Grazie». Passato prossimo. 2 azioni specifiche e completate. Sua madre rideva e le ha risposto «Pensavo che non te lo ricordassi». Rideva è imperfetto, azione in corso mentre parlava. Ha risposto è passato prossimo, l'azione del rispondere. Maria è andata al lavoro con il sorriso. Era una bella giornata, dopo tutto. È andata, passato prossimo, azione completata. Era imperfetto, conclusione descrittiva, come era la giornata alla fine. Vedete come funziona? La storia si muove avanti con il passato prossimo, ma respira con l'imperfetto. Ora tocca a voi. Vi diamo un esercizio più lungo. Riempiamo insieme una storia con i tempi giusti. La storia è La gita in montagna. Ascoltate attentamente e mentalmente scegliete il tempo. Poi vi diamo le soluzioni. L'estate scorsa, io e Marco decidere di fare una gita in montagna. Noi, volere, vedere il lago che trovarsi in cima. Pausa, pensateci bene. Quali tempi usereste? Soluzione. L'estate scorsa, io e Marco abbiamo deciso di fare una gita in montagna. Passato prossimo. L'estate scorsa indica un momento specifico del passato. Noi volevamo vedere il lago che si trovava in cima. Imperfetto per entrambi. Perché? Volevamo descrive il vostro desiderio, parte dello sfondo. Si trovava descrive la posizione del lago, una caratteristica. Continuiamo. La mattina faceva freddo e il cielo era coperto. Noi partire alle 6 e camminare per 3 ore. Provate voi. Quali tempi? Soluzione. La mattina faceva freddo e il cielo era coperto. Imperfetto. Descrizione delle condizioni meteorologiche. Noi siamo partiti alle 6 e abbiamo camminato per 3 ore. Passato prossimo. 2 azioni specifiche con orario preciso e durata definita. Attenzione qui. Abbiamo camminato per 3 ore è passato prossimo perché state dando una durata totale, finite. Se diceste camminavamo da 3 ore quando, sarebbe imperfetto, perché l'azione era ancora in corso. Ultimo pezzo. Mentre noi salire, improvvisamente iniziare a nevicare, il paesaggio diventare bellissimo e noi essere felicissimi. Pensate ai segnali, mentre e improvvisamente. Vi aiutano? Soluzione. Mentre noi salivamo, improvvisamente ha iniziato a nevicare. Salivamo è imperfetto, azione lunga in corso, introdotta da mentre. Ha iniziato è passato prossimo, evento che interrompe. Il paesaggio diventava bellissimo e noi eravamo felicissimi. Imperfetto, descrizione di come le cose cambiavano gradualmente e del vostro stato d'animo. Oppure potreste anche dire il paesaggio è diventato bellissimo, se volete sottolineare il momento del cambiamento. Dipende da cosa volete comunicare. Esatto. A volte ci sono scelte stilistiche, ma la maggior parte delle volte la logica che vi abbiamo spiegato funziona perfettamente. Ora consigli pratici per migliorare. Primo, leggete storie in italiano e sottolineate i verbi. Cercate di capire perché l'autore ha scelto quel tempo. Secondo, raccontate la vostra giornata ad alta voce, anche se siete soli. Stamattina mi sono svegliato alle 7, fuori pioveva. Ho fatto colazione mentre ascoltavo la radio. Terzo, scrivete un diario in italiano, anche solo 3 righe al giorno. Questo vi obbliga a usare i tempi passati attivamente. Quarto, guardate film o serie in italiano, con i sottotitoli in italiano. Notate come i personaggi raccontano eventi passati. E ultimo consiglio, non abbiate paure di sbagliare. Gli italiani vi capiranno comunque e con la pratica diventerà naturale. Ricordate, l'imperfetto è la cornice del quadro, il passato prossimo è il soggetto del quadro. Insieme raccontano la vostra storia. Noi di Italian Pod speriamo che questa lezione vi sia stata utile. Se avete domande, lasciatele nei commenti.
E se volete sostenere il canale, iscrivetevi e attivate la campanella. Pubblichiamo nuove lezioni ogni settimana. La prossima volta affronteremo un altro grande classico, il congiuntivo, come si forma e soprattutto quando si usa. Per ora vi salutiamo. Continuate a praticare e ricordate, la grammatica è solo uno strumento, l'importante è comunicare. Alla prossima lezione! Ciao a tutti!